Bentornati e benvenuti appassionati. Oggi con questa recensione un po' lunghina, perché ho intenzione di rispondere in anticipo alle domande che ognuno di voi si potrebbe porre su questa macchina. Comunque oggi entreremo nel mondo Bosch Professional della gamma Biturbo, quella che sfrutta le batterie Procore, nella quale sulla carta dicono avere prestazioni eccezionali e potenze eccezionali, e andremo man mano snocciolando a vedere quanto siano reali queste affermazioni. Nello specifico stiamo parlando della troncatrice radiale GCM 305 GDC, di cui GDC ho cercato informazioni in internet e quello che ho più o meno capito, GD sta per il sistema che ha questa troncatrice di questi due bracci, il GD, cioè quindi questo movimento radiale, e C sta per la connettività, perché è connectivity, perché ha un apparato wifi Bluetooth. Parliamo di una macchina che esprime con il suo motore Brusher, sempre sulla carta, qualcosa come 2000 watt di potenza, quindi alla stregua del suo competitor, diciamo così, con un'alimentazione a cavo, quindi con la 220, con la normale corrente di carica. E anche qui poi entreremo nello specifico e vedremo quanto corrisponde a realtà questa cosa. Monta la lama appunto da 305 con un foro interno da 30 mm. Monta lame che possono andare da uno spessore da 1,7 a 2,6 e possono quindi con la sua capienza massima fare un solco da circa 3,5 mm. Il numero di giri varia dalla posizione eco, che siamo intorno ai 2550 giri, ad un massimo, perché ha poi 3 velocità impostabili, a un massimo di 4000. Ma la C della connessione sta per il fatto che con il Bluetooth si può collegare il telefono, andare su un'app e decidere personalmente ogni singola velocità, che va sempre da un range di 2550 a 4000 giri, ma ognuno in base ai materiali che deve andare a tagliare può decidere l'esatto numero di giri con la quale è meglio lavorare. Come abbiamo detto, usa la tecnologia Procore, che sono le batterie a 18 volt, poi ci sono quella più idonea per questa troncatrice, che sono la 5,5 A, che è quella che mi è stata fornita da Bosch, ma sembra che la migliore fra le migliori da usare su questa troncatrice sia quella da 12 A, e anche lì poi sempre andremo a vedere nello specifico quali sono le differenze. Però c'è da dire che questa gamma sfrutta comunque tutte le batterie dal 2008 in poi che Bosch ha prodotto, quindi anche quelle non con tecnologia Procore. Ovviamente avranno prestazioni inferiori, ma mettiamoci nella situazione di dover concludere un lavoro e abbiamo le batterie scariche, ma abbiamo già altre attrezzature di questo brand, significa che possiamo andare a prendere la batteria magari carica del martelletto pneumatico e collegarla alla troncatrice e finire gli ultimi tagli e finire il lavoro. E questa è una cosa non da poco. Ha un peso di 26 kg,7, 8 senza batteria, e arriviamo intorno ai 27-28 kg con batteria. Quindi stiamo parlando di una macchina piuttosto pesante. Ma nella sua gamma, nella gamma di questa portata, si aggirano tutti intorno a quel peso. Viaggiano tutti intorno ai 26-27 kg. Quindi, nonostante il braccio di Gundam e tante cose, comunque sono riusciti a rispettare, diciamo così, i canoni di peso, e a mio avviso garantendo comunque degli ottimi spessori e un'ottima robustezza, che poi andremo a snocciolare piano piano. Ha comunque una larghezza di 63,5 cm per 56 cm di profondità, con un'altezza di circa 79 cm. Questi 56 di profondità sono effettivi per il fatto che grazie a questo braccio qui dietro, immaginate il muro, la macchina può essere messa a filo muro, perché
non ha i binari che scorrono e vanno ad ingombrare dietro. Quindi questa può essere tranquillamente appoggiata contro la parete del nostro laboratorio. Una cosa che non ho detto delle batterie è che ha 3 tipi di caricabatterie super rapidi, quindi si può scegliere in base ai propri prodotti le caratteristiche migliori del caricabatterie che ci occorre a noi. Ha un laser integrato del tipo M1, che è uno di quelli che vengono definiti sicuri perché se mettete la mano non vi stiona, non brucia né niente, ma comunque non dovete appoggiare superfici riflettenti o andare a sbirciare direttamente il raggio laser con gli occhi, perché comunque danneggia gli occhi. Quindi per cui è buono per evidenziare il segno che abbiamo fatto, ma non bisogna mai puntarsi il raggio laser negli occhi. Arriva di fabbrica già praticamente tarata, ma qualora voi vorreste cambiare qualche tipo di taratura, questa macchina praticamente piena rasa di regolazioni. Ad esempio ora, come mi è arrivata a me, questa manopola è particolarmente dura, ma attraverso questa vite qua si può regolare il tensionamento di questo. Attraverso queste brugole qua si può decidere se rendere più o meno morbido il braccio. Attraverso queste brugole qua si può decidere e si può mettere a posto l'angolazione. Insomma ragazzi, poi guardate il manuale d'uso, ma praticamente potete registrare dall'A alla Z su questa macchina, quindi qualora il controllo qualità, l'operatore fosse stato anche leggermente distratto e non avesse tarato la cosa al meglio del meglio, o comunque voi preferiate un diverso tipo di taratura, un diverso tipo di... con questa potete giocarci come volete, metterla a posto come meglio preferite. Visto che sono in questa posizione, appunto il GD ha questo braccio, qui abbiamo un pulsante che serve per bloccare in posizione per trasportare la macchina, quindi impedisce al braccio di alzarsi. Poi ve lo giro, vi faccio vedere il blocco dietro che può bloccare il braccio sia piegato che completamente steso. Questo, per sganciarlo basta fare una leggera pressione, si tira fuori e la macchina torna operativa. Ve la giro da questa parte per farvi vedere che ha su un sistema di sgancio rapido della lama. Grazie a questo, che è fornito, almeno a me me l'hanno fornito in dotazione, questo è il pomello che si può usare qua di Inplus, che non ha bisogno di chiave per sbloccare e bloccare la lama in posizione e fare il cambio lama. Ha un pulsante di blocco per impedire alla lama che giri, quindi si può cambiare la lama semplicemente premendo qua, e con la chiave a brugola direttamente inserita nella macchina, comodissimo. Abbiamo la chiave a portata di mano, smontiamo, cambiamo la lama, rimontiamo e la chiave non va persa ed è sempre a portata di mano e si blocca bene nella sua posizione e non si muove più. E questa chiave ha 2 funzioni. La seconda funzione è che ha la seconda parte che è più fine e serve per regolare la base. Queste 2 parti, adesso ve la porto in posizione, queste 2 parti sono regolabili, sono asolate. Queste asole fanno sì che noi possiamo stringere ed allargare il binario che abbiamo dentro. Quindi quando andremo a tagliare pezzi sottili possiamo stringere i binari avvicinandoli alla lama, evitando che il pezzo di scarto finisca dentro al binario, procurando quella piccola situazione di rischio che la lama può, mentre gira, può pinzare il pezzetto piccolo e spararlo per aria. Con questo possiamo giocarci, quindi andrà stretto nel momento in cui facciamo tagli orizzontali, che è a 90 gradi, ma qualora poi invece dobbiamo inclinare a destra o a sinistra il braccio, allora lì dobbiamo comunque ricordarci la posizione delle guide se le abbiamo mosse e riallargare, perché altrimenti quando è tra i 45 e i 47 gradi va a sfregare contro questi qua, che sono in plastica, quindi
si possono sicuramente sostituire, però se riusciamo a non rovinarvi nel tempo. Poi, visto che adesso è girata di qua, vi faccio vedere il sistema di blocco. Questo è il sistema di blocco che può essere bloccato sia in questa posizione, quindi estesa, oppure essere bloccato tirata indietro. Questa, per giunta alla posizione così retratta, ci dà la possibilità di utilizzare la troncatrice radiale, quindi interrompere la sua radialità e renderla praticamente uguale a una troncatrice normale a discesa. Qui abbiamo un pommello di regolazione, questo qua rosso, con un aggancio asolato. Questo aggancio asolato non fa altro che, se aperto, noi possiamo stabilire l'altezza della scanalatura che vogliamo fare, quando vogliamo fare dei tagli non passanti ma delle scanalature dentro la nostra trave. Possiamo decidere la profondità. Una volta decisa la profondità facciamo i nostri tagli. Il bello di questo è che dobbiamo fare altri tagli nel frattempo, lo spingiamo dentro, richiudendolo lui va di nuovo a fare l'affondamento completo. Qualora dovessimo riprendere la stessa scanalatura con le stesse misure di prima, grazie a questo semplicissimo ma geniale invenzione, basterà tirarla fuori e abbiamo di nuovo la regolazione precedentemente impostata. Questo vi dico da anziano lavoratore che nel passato lo abbiamo tanto desiderato, perché una volta noi dovevamo regolare tutte le volte. Queste sono piccole grandi comodità dell'era moderna. Questo braccio, essendo unico nel suo genere, c'è da tenere conto di una cosa, che per me non è un difetto, è una peculiarità di questa macchina, ovvero, avendo questo movimento, come vedete abbiamo diversi punti in cui possiamo andare a schiacciarci le dita. Quindi in fase di movimento questa macchina non bisogna mai portare la mano in questa zona qua, che comunque devo dire, avendone provate tante di troncatrici radiali, la sensazione di robustezza e stabilità e anche scorrevolezza, pulizia proprio, quanto è fluida, è qualcosa di veramente notevole, cioè è qualcosa che anche non la comprate mai da provare, cioè da andare a vedere quanto è bella movimentarla, è qualcosa di assolutamente spettacolare. Poi vi ho detto della lama così, vi faccio solo un appunto, non sto a cambiare la lama, però quello che volevo farvi vedere, quando si vuole cambiare questa lama qua, è buona, almeno per me, è buona norma inclinare leggermente in modo che questo già soffra meno della gravità. Poi se volete potete anche metterci dentro una piccola mollettina, una cosa per tenerlo fermo, da qui prendete e svitate, perché farlo in verticale questo è più fastidioso, così diventa molto più comodo secondo me il cambio della lama. Quindi si prende, si schiaccia il pulsante, con la chiave di dietro si svita il dado, se usate quello là semplicemente lo riabitate a mano, se invece usate questo qui semplicemente riutilizzate la chiave, lo chiudete ricordandovi che ha un movimento destrosio e la lama è su. Poi non fate altro che tenete il coperchio, perché evitate di lasciarlo andare, perché lui si ritrae, non lasciatelo andare da solo, lo accompagnate, perché comunque è plexiglass o policarbonato, chiamatelo come volete, comunque sono botte che alla macchina non fanno bene. Ha delle guide che sono regolabili a seconda del pezzo che andiamo a tagliare. Abbasso la telecamera perché tanto è lei la protagonista, non sono io. Questa nel caso dei tagli a 45 gradi buttata giù di lato, questa va letteralmente tolta dalla sede. Per farlo basta svitare questo, ha una corda per quale comunque non lo perdete, rimane lì, e poi potete buttare giù la macchina, perché questa parte dove c'è il motore andrebbe a picchiare contro la guida. È un
difetto e un fastidio è qualcosa che c'è, il motore da qualche parte va messo. Probabilmente una forma diversa qua da poter permettere questo movimento anche con la guida montata non sarebbe stato male progettarlo, però questa è una cosa che non mi sento di criticare, è fatta così, va bene, tanto lo si toglie, si fanno i tagli, la nostra battuta comunque seppur parziale c'è, poi attraverso queste leve rosse possiamo estendere il nostro piano sia da un lato che dall'altro, aumentando i piani d'appoggio, e questo è una gran bella cosa. Però hanno un piccolissimo dettaglio migliorabile che poi alla fine nella nota che saranno i miei consigli per gli ingegneri di Bosch metterò tutto quello che secondo me si possono usare come upgrade nelle versioni future. Comunque abbiamo un'estensione del piano. Con il pulsante qui sotto abbiamo la possibilità di fare tagli a 52 gradi sulla sinistra e a 60 gradi sulla destra. Anche se in verità il sorpasso siamo a 61 o 62 gradi. Ovviamente hai i vari blocchi nelle misure principali, che sono lo 0, il 15, il 22,5 e il 45 gradi, mentre per tutte le altre posizioni, una volta posizionata la cosa, andiamo a serrare e a bloccare la macchina. Questo è il pommello di serraggio che io vi consiglio di utilizzare comunque anche quando lo mettete a 90 gradi. Questo ferma il tutto, rende il tutto molto più rigido. Poi, sempre attraverso ai comandi che abbiamo comodamente davanti, adesso lo abbasso ulteriormente, abbiamo la possibilità, sganciando sempre questo, con la L abbiamo la libertà di andare a sinistra fino a 45 gradi. Per andare sulla destra a 45 gradi facciamo questo movimento e la troncatrice si sposta così fino a 45 gradi. Sfruttando invece tutta la parte dietro, quindi ruotando indietro questa manopola, possiamo andare oltre, sia da una parte che dall'altra, raggiungendo i 47 gradi. Poi spero che si inquadri, qui c'è questa manopolina, adesso ve la zoom in modo che si veda bene. Questa ci permette, se inserita, perché vedete che ha come delle linguette d'acciaio, queste linguette d'acciaio si possono, purtroppo non riesco in favore di camera, comunque si può tirare fuori leggermente il pommello e far roteare. Facendolo roteare mettiamo in verticale questa linguetta d'acciaio e questa, come avete visto, va a entrare. Comunque io trovo utile, sì, se uno ha bisogno di questo tipo di tagli, avere già una predisposizione, comodo metterla in posizione di riposo, quindi tirarla fuori dalla posizione dentro, la tiro fuori, la metto in posizione di riposo appoggiando le linguette nella sua scanalatura e decidere io dove voglio posizionare in piedi gradi. Ovviamente una volta che avete regolato, una volta che avete, dicevo, bloccato, vi dovete ricordare sempre di bloccare dov'è. Abbiamo parlato di connettività, quindi anche se non mi piace lavorare con la batteria inserita, però vi devo far vedere comunque di cosa parliamo. Inserisco la batteria, con una piccola pressione della maniglia si accende luce e laser e abbiamo accesso anche alle impostazioni sul nostro quadrante, in cui partendo dalla posizione 1, la velocità 1, abbiamo 3 velocità 1, 2 e 3, che abbiamo detto essere 3000, 3500 e 4000 giri al minuto, che sono comunque tutti regolabili, quindi differenziabili tramite l'app. E poi abbiamo la funzione eco che gira a 2550 giri e per giunta fa risparmiare, quindi fa durare di più la batteria, quindi vi garantisce una continuità di lavoro maggiore.
La velocità eco è quella che viene consigliata per il taglio di alluminio. Comunque vi dico che sul manuale c'è scritto espressamente, per quello vi dico, mi raccomando, leggete i manuali, perché nonostante abbiamo la regolazione delle velocità che possiamo decidere a nostro piacimento, c'è espressamente scritto che non è adatta per tagliare materiali ferrosi, anche con dischi abrasivi, perché sì, avrebbe le velocità per poterlo fare, ma sembra che le schegge, le scintille e i residui della lavorazione dei metalli andrebbero a inficiare il braccio meccanico di questa macchina qua, quindi loro lo sconsigliano. Poi ovviamente ognuno con la macchina ci fa quello che vuole, però da libretto è sconsigliato questo tipo di utilizzo, mentre invece comunque la danno per utilizzabile per tagli alluminio, ottone, leghe di quel genere lì, ovviamente con le lame appropriate, perché ricordatevi, lama per il legno si usa per il legno, lame per il metallo si taglia il metallo. Fare le cose in maniera opposta non va mai bene, si corrono sempre dei rischi e c'è sempre qualcosa che non va. Nei miei video già ve l'ho spiegato quali sono i rischi che si va incontro a sbagliare lama, quindi non lo ribadisco qua. Se ti interessa vai a vedere altri video di dove faccio recensioni o comunque dove io spiego alcune cose e scoprirai perché le lame per il legno non vanno bene per il metallo. Una cosa che mi sono dimenticato di dire è che il quadrante verde ha, questo verde qua è un semaforo, è verde quando è tutto ok, è tutto perfettamente funzionante, se no diventa arancione se c'è qualche problemino e diventa addirittura rosso se c'è qualche problema grave, che sia della batteria o della macchina, comunque ti segnala che c'è un problema. Quindi fermare il lavoro e controllare quale sia la causa per la quale il semaforo è diventato rosso. Non ho ancora parlato di profondità di taglio. Profondità di taglio la danno per 40 cm. L'unica cosa che mi sono dimenticato di dire è che non è necessario sempre movimentare la macchina tenendola ogni volta in impostazioni, volendo si spinge questo pulsante qua rosso, lui si blocca e il braccio rimane libero e non risente più dei blocchi predefiniti. Abbiamo parlato delle sue caratteristiche tecniche e ho preferito dirvele e non saltarle a piedi pari, perché molti possono trovare noioso stare lì a dire potenza eccetera, però siccome sarà un video sì un po' lunghino, però intanto avete già delle informazioni che se non ve l'ho dette prima poi non riuscite a capire i paragoni e le cose che vi dico. Anche per quello vi ho fatto una panoramica generale della macchina, in modo che poi avanti nella recensione capirete bene di cosa parlo e di che cosa si sta parlando e del perché faccio alcune affermazioni che farò poi. Ora, quindi direi che ci vediamo quando è il momento di metterla alla prova e fare i primi tagli. Bene sì, lo so che avete fretta di arrivare a quel momento, ma mi piace arrivarci per gradi, dove scopriremo pregi, difetti, peculiarità e tutto quanto. Ora il video prosegue con il packaging, cioè adesso andiamo a vedere come mi è arrivato il pacco, in che condizioni vi viene consegnato e tutto quanto, quindi andiamo a vederci come arriva a casa nostra. Questo, permettetemelo di dirlo, questo piccolo gioiellino. Cari appassionati, dopo le dovute spiegazioni tecniche, la prima cosa che andiamo a vedere ovviamente è il packaging, ovvero come ci viene consegnato il prodotto. Ha una copertura in cellophane, non totale, quindi non è perfettamente al sicuro da piogge eccetera, quindi bisogna sperare che il corriere eccetera quando lo carica e ve lo scarica non sia un giorno di pioggia. Allora, non viene fornito su un bancale avvitato, ma abbiamo comunque una buona protezione in polistirolo, con uno scheletro fatto sempre in cartone.
Allora, il lato destro è ben protetto. Diciamo che se ci fosse stato, perché qui davanti, anche se è vuoto in verità, non c'è niente qui davanti. Diciamo che se ci fosse stato comunque un pezzo di polistirolo anche sul lato sinistro, dietro la troncatrice, e anche magari uno sagomato dove c'è il braccio, diciamo che sarebbe stato più apprezzabile, ma nel complesso non è male. Abbiamo una manopola, manuali d'uso e c'è anche l'italiano. E poi mi raccomando, vanno letti bene, ma letti però anche le avvertenze. Lo so, è noioso, ma andate a vedere le avvertenze d'uso, perché anche se per molti può risultare noioso, spesso e volentieri nelle istruzioni d'uso ti danno dei parametri da seguire per lavorare in maniera corretta con la macchina, perché quando si esce da questi parametri si corrono i rischi. Quindi i parametri è meglio sapere quali sono di ogni singola macchina che ci arriva in laboratorio, che sia un gioiello come questa professionale o che sia una anche di marca più bassa, ma leggetevi. Sacchettino delle polveri con possibilità di svuotarlo facilmente, il suo morsetto, quello per bloccare i pezzi, una chiave di servizio. E ora vediamo se anche da solo si ha la forza di tirarla fuori. La base è molto ben protetta comunque. Tirata fuori dalla scatola e messa su un piano, noto che qui c'è una fascetta di plastica che blocca l'ingranaggio e andiamo a rimuoverla. Prendiamo il suo pomello e lo andiamo ad avvitare. Abbiamo un pezzo di polistirolo qua. Sul discorso packaging, come ci viene consegnata la troncatrice, direi che è sufficientemente protetta, forse un pelino più di plastica sul cartone, da essere sicuri che in caso di pioggia non si bagni il cartone, perché se si bagna il cartone perde l'efficienza nel resistere agli urti. Quindi lo scatolato con un po' più di plastica. Lo so che l'inquinamento meglio non usarne tanta, però se fosse stata più completa sarebbe stato sicuramente più preferibile, soprattutto su una macchina di questo costo. E questa è la seconda scatola. Carica batterie e una batteria. Dentro la seconda scatola troviamo degli omaggi. Abbiamo un paio di guanti, sempre utili, io sono un tipo che li usa, mascherina, anche questa FP2, quindi comunque una mascherina decente, e degli occhiali protettivi. Anche dei tappi auricolari, bellissimi. Io, come sapete, uso i tappi, quindi per me è un regalo graditissimo. Poi il resto è vuoto. E abbiamo dentro dei Depliant con i vari loro prodotti, che una volta che si entra penso in un brand, poi ci si innamora del brand, se questo brand ci dà soddisfazioni. E quindi comunque da qua uno può vedere gli ultimi loro prodotti in campo biturbo. Quindi il responso finale sul pacco, direi che nel totale che è stato assemblato, è stato coperto abbastanza bene. L'attrezzo arriva praticamente illibato, non vedo graffi sulla scocca, non vedo segni di usura, di rovinamento, cioè così pronti via è perfetta in tutto, perfetta nelle verniciature, anche nelle smaltature, tutte belle, anche il pacco batteria è assolutamente perfetto, illibato, la sua copertura anche questa è priva di graffi. Guardate, direi che la macchina arriva assolutamente protetta e assolutamente nuova e illibata, senza nulla da recriminare, assolutamente soddisfacente. Per quanto riguarda packaging, direi che ci siamo. Cari appassionati, siamo arrivati al momento probabilmente più atteso di tutto il video, cioè il momento in cui la vediamo all'opera questa macchina. Ma non ho intenzione di farvi vedere i 4 tagli classici che, diciamo così, sono in grado di fare anche troncatrici non di questo livello, ma quello che
intendo fare è fare dei tagli specifici per andare a vedere quali sono i limiti della macchina, in modo da indirizzare anche i futuri acquirenti se optare per questa macchina o la macchina a filo. Perché il primo taglio che andremo a vedere sarà quello in modalità eco, dove dicono che risparmia batteria. Ok, la batteria durerebbe di più, faremmo più tagli e io vi posso già dire che a batteria nuova eccetera al massimo della velocità arriviamo intorno ai 330-340 tagli, quindi comunque con una ricarica di una batteria arriviamo a coprire davvero una bella distanza, cioè un bel numero di tagli, anche se sto parlando della 5 A, ma a mio avviso, ripeto, quella da 12 sicuramente garantiscono performance più valide e più durature, perché ve lo dico anche addirittura adesso, l'ho già portata in cantiere, purtroppo in cantiere non mi è permesso in questa villa fare riprese, quindi non posso portarvi il video del cantiere, ma un mio amico che lavora lì aveva alcuni attrezzi della Bosch Professional, mi sono fatto prestare una batteria da 2,5 A, se non ricordo male era 2,3 o 2,5 A, è vero, funziona, l'asse l'ha tagliata, ma praticamente ci ho fatto 3 tagli ed era scarica, quindi sì, è vero che sfrutta le batterie dal 2008, ma giusto per fare il taglio finale, ecco, cioè non durano tanto, è durata davvero poco la batteria, quella piccola, però ho comunque effettuato il taglio e ha tagliato, quindi è vero, sono compatibili e funzionano, però ecco non c'è tanto da farci affidamento per questo tipo di macchina su batterie troppo piccole. Quindi in questo primo taglio che andremo a vedere mettiamo la funzionalità eco e nel frattempo che sistemo questo vedremo uno dei primi limiti di questa macchina, ovvero i pezzi troppo stretti. Il morsetto non ci arriva, non c'è possibilità di bloccare questo in maniera sicura come dovrebbe essere da manuale di sicurezza. Quindi per quanto riguarda la sicurezza, un punto a sfavore per Bosch: non si può su una macchina mettere un braccio così corto. Il mio suggerimento poi lo lascerò alla fine come fare questo braccio qua, e dovrebbe essere incluso nel prezzo, perché con un prezzo del genere io compro una macchina di questo tipo perché sono sicuro di andare a comprare una macchina super forte, super resistente e quindi super sicura, e non avere la possibilità di bloccare un pezzo in sicurezza mi decade la sicurezza appunto stessa della macchina. Ma come al solito basta ingegnarsi, basta avere quelle 2 dita di cervello per sistemare la cosa. Per sistemarla è molto semplice. Prendo una squadra intanto e mi metto in squadra e me lo posiziono dove lo devo tagliare. Farò un taglio più o meno così, con un pezzo che abbia almeno lo stesso spessore. Lo posiziono qua dove arriva il morsetto a una certa distanza. Bacchetta di ferro, cerco di posizionarlo il più vicino possibile a dove passerà la lama. Bello saldo. Non uso la mascherina perché ho attaccato l'aspirapolvere, ma vi ricordo tappi e occhiali di protezione. Modalità eco, e andiamo a effettuare il primo taglio. Avete notato come fatica? Quindi la modalità eco probabilmente dura più a lungo la batteria, ma
in cantiere, se avete bisogno di, diciamo così, procedere in maniera spedita, la modalità eco è un po' sconveniente sotto quel profilo lì, cioè ammortizza tanto la capacità di taglio. E avete anche notato come facevo per un attimo fatica a tirare indietro la macchina. Tolgo la batteria così siamo sicuri di non correre rischi. Questa guaina qua, nel tirare indietro, come vedete, picchia contro il pezzo. Quindi poi lascerò anche lì un suggerimento a Bosch come migliorare questo impedimento, perché questo è un'altra di quelle cose che toglie sicurezza alla macchina, per il motivo che se questo lo sto tenendo, mettiamo fosse anche di un'altra forma, messo in maniera orizzontale, vi faccio un esempio: se io questo lo sto tenendo anche così con la mano e mi abbasso e tiro, mettiamo che sia più largo, mettiamo che arrivi fino a qua, io tiro, tendo con la gomma a spostarlo, e questo non va bene. Buono perché dà l'aspirazione, ma migliorabile, poi vediamo. Ora ripeto il taglio, ma in modalità 3. Come avete potuto vedere non perde di potenza, non perde, taglia via liscio come l'olio. Vibrazioni praticamente zero, una stabilità eccezionale questa macchina. E spero che si evinca dal video quanto è praticamente priva delle vibrazioni, è proprio pulito, cioè ragazzi, tanta roba sulla qualità di taglio, davvero tanta roba. E questo invece è a favore della sicurezza, perché poi vi faccio vedere altri tagli dove questo significa tanto nel discorso sicurezza. Ora procediamo con un altro tipo di informazione. Questo è un pannello da 48 x 60. La macchina è data per tagliare di 40 cm. Ora, prima di vedere l'esatta capacità di taglio così a secco, cioè senza mettere nessuno spessore, vediamo una cosa altrettanto importante che serve a tutti coloro che lavorano in legno. Una cosa che volevo farvi vedere era la scanalatura completa che può fare in una trave nel nostro pezzo di legno quando mettiamo il limitatore, che vogliamo fare delle scanalature per fare degli incastri. Andiamo a vedere qual è l'ampiezza massima dell'incastro che può fare questa macchina. Con 1 metro prendiamo l'ampiezza del taglio e prendiamo il centro, 3,5, questo è 6, quindi è 3, 20 cm. Quindi dal punto in cui il disco è verticale, quindi il punto massimo, al punto massimo di arrivo sono 20 cm. Significa che per 20 cm possiamo fare scanalature per incastri da parte a parte del pezzo, senza che ci lasci le gusce, e quindi ci obbliga a prendere il pezzo e girarlo dalla parte opposta. Partendo da una distanza di 8 cm, quindi mettendo un martire da 8 cm, possiamo ottenere scanalature di 20 cm. Ora invece vediamo a secco qual è la capacità di taglio effettiva senza spessori, senza martiri, eccetera. Non ve lo misuro da qua sopra perché la misura va fatta sotto, perché qui è sempre un pelino più lunga perché la lama sporge di qua. 35 cm, quindi senza spessori, senza martiri possiamo tagliare tranquillamente pannelli da 35 cm da parte a parte in un colpo solo. Ora lo tagliamo a 40 e vi faccio vedere come si raggiungono i 40 cm di profondità di taglio. Posizionato per tagliare e lasciare che il pezzo che mi rimane sia da 40. Posizionati i spessori sotto, che poi vi dico quanto sono alti,
andiamo a effettuare il taglio su un pezzo largo 40 cm. Quindi abbiamo un'altezza di spessore da 5 cm e 7, calcolate 6 e non sbagliate più, quindi serve un martire da 6 cm. E adesso vi faccio vedere quella che potrebbe essere reputata una pecca di sicurezza, che io per fare un taglio passante su questo abbiamo detto che ho bisogno di una certa distanza. Appoggio il martire per far sì che questo possa fare scanalature passanti. Oltre al fatto che sarebbe comunque più sicuro mettere poi un secondo martire da questa parte, questo dovrebbe essere riportato anche di qua, in modo che questo vada ad appoggiarsi su entrambi i lati, così io faccio la scanalatura, quella per l'incastro, in maniera sicura. Questo significa che, avendo un spessore di questo genere, io ho bisogno che i martiri non vadano in giro. E anche qua ho lo stesso difetto, arrivo appena in punta a prendere il pezzo, questo tende a essere schiacciato così, quindi servirebbe che fosse più lungo questo e magari sdoppiato, in modo che io possa bloccare sia i martiri e tenerli lì e poi poter bloccare anche il pezzo in lavorazione. È stabile la macchina, si può lavorare bloccando questo e lavorando a mano libera, però se vogliamo fare le cose proprio da manuale per la sicurezza, questo a mano libera in teoria non andrebbe fatto, quindi per cui dovrebbe uscirmi una cosa, diciamo, di fabbrica che mi mette, se la macchina mi dà certi tipi di lavorazioni, mi deve poter mettere in condizioni di svolgerle in sicurezza, motivo per il quale questo ha un doppio difetto. Per quello questo sarà una parte importante dei miei suggerimenti per Bosch, oltre ad altri. Però ecco, voi che l'acquistate e avete magari intenzione di acquistarla, sappiate che è queste le manovre che dovete fare per fare delle scanalature o dei tagli a 40 cm di larghezza. Ora vi faccio il taglio a 45 gradi di un semplice listello in abete, che non è tanto il taglio in sé quello che voglio farvi vedere, e magari vediamo comunque la sua precisione così come esce di fabbrica, tarata dalla fabbrica. Però è un'altra la peculiarità che vi voglio far vedere di questa macchina. Intanto andiamo a fare il taglio. Lo vedete il pezzo? Lo vedete che è anche ancora illuminato dal laser? Quindi questo fatto che sia così fermo il pezzo che ho tirato sulla lama e il pezzo mi è rimasto lì, questo la dice lunga sulla qualità costruttiva della macchina, ma la dice proprio tanto, è una cosa meravigliosa, perché i pezzetti di solito nelle macchine più economiche, ma anche di una certa fascia, questo dopo che è stato tagliato tende a vibrare. Quando si stacca, quando è stato troncato dal pezzo, questo comincia a vibrare, e mentre la macchina, la lama ancora gira, tende a prendere il pezzetto e farlo schizzare via. Invece, come avete potuto vedere, io il pezzo lo lascerò tutto integrale in modo che si vede che non ci sono tagli, il pezzo è rimasto fermo in posizione. Questo per la sicurezza è una di quelle cose che pagherei perché tutte le macchine abbiano questa caratteristica. È una cosa veramente, veramente eccezionale. Questa è una di quelle cose che dovete guardare sulle macchine che comprate. Il pezzo che rimane lì o vibra, viaggia mentre la macchina gira. Il fattore che sia molto fermo il pezzo significa che la macchina è bilanciata bene, che la lama gira bene, che è tutto bello compatto e non ha vibrazioni anomale, e questo garantisce una lunga durata della macchina stessa e una sicurezza ineguagliabili. Adesso andiamo a vedere quanto è preciso il 45 gradi. Squadretta non da 2 lire. Come vedete da fabbrica arriva, io spero che si veda la leggera luce, la taratura di fabbrica come vi arriva a casa non è perfetta al centesimo. Io non l'ho voluta regolare apposta
per lasciarvi vedere come arriva. Quindi quando arriva va comunque regolata quel pochino sui tagli inclinati, mentre invece devo dire che quanto riguarda i 90 gradi della macchina, questo è il pezzo che abbiamo tagliato prima e questo è perfetto, quindi è perfettamente dritta, ma è da regolare nelle angolazioni. Ma ripeto, questa macchina può essere regolata in ogni suo dettaglio e potete metterla a posto come volete voi in maniera assolutamente precisa. Però c'è da dire che il controllo qualità è buono, ma diciamo così non perfetto. Ora, per il meme, diciamo così, vi affetto un po' di fette di pane, giusto per rendere gustoso il video, con questo comunque quadrello da 70 per 80, e quindi vi faccio vedere comunque un attimino di tagli ripetuti. Però ecco, spero che la Bosch non me ne abbia male, ma se non ho regolato prima la macchina e poi ho fatto vedere i tagli, ma io sono un tipo sincero e voglio dare un parere assolutamente sincero sulla macchina, e quindi per cui non mi sembrava giusto fare l'artefizio di regolarla io per dire poi la macchina arriva perfettamente tarata. E quindi spero che Bosch apprezzi comunque l'onestà del video, e quindi abbiamo capito che comunque anche se è ottima la taratura, è poca roba, però c'è qualche regolazione da fare. Quindi adesso vi faccio vedere qualche taglio, così vediamo anche la pulizia nel troncare un po' ripetutamente i tagli, e vediamo anche come la macchina lavora facendo un po' di lavoro continuativo. E visto che ci siamo, facciamo anche un'altra piccola cosa. Togliamo sempre la batteria quando facciamo manovre. Visto che ci sono, vediamo la grande peculiarità che ha questa macchina, ovvero di poter avvicinare e regolare la DIM interna, batteria, e adesso vediamo l'utilità di questo. Un po' di tagli l'ho fatti anche per uno, comunque possiamo vedere ragazzi che è assolutamente liscio, cioè non c'è il segno della lama che scava, cioè si può verniciare, non ha bisogno neanche di essere carteggiato. Come vedete tira fuori pezzi sottili, pezzi anche grossi come carte di velina, assolutamente perfetti. Però quello che vi devo comunque far vedere è questo. Aspetto un po'. Nonostante l'aspirapolvere, oddio, non è un'immensità, però è evidente che può essere migliorata, e anche in questo io poi avrò un suggerimento nella parte finale per gli ingegneri della Bosch, che penso che dovranno pagarmi per tutti i suggerimenti che gli darò. Quindi l'aspirazione è buona. Ora è inutile che vi faccio vedere altri 500 tagli eccetera. Che taglia l'abbiamo capito, che taglia bene abbiamo capito anche quello, e sulla qualità di taglio non ci sono discussioni, è perfetta. Tolgo i tappi così regolo anche meglio il volume della voce. La qualità di taglio è veramente eccezionale, e avendo visto che comunque si può regolare, si può arrivare a una precisione anche di taglio assoluta. A questo punto qualcuno potrebbe pensare: ma allora se la velocità eco inficia così nella capacità di taglio, può pensare che la possibilità di regolare le velocità sia abbastanza inutile. Sbagliato, perché sulle nostre lame i nostri preziosissimi dentelli in materiale duro, quindi i piccoli inserti, hanno una peculiarità, ovvero vanno utilizzati senza
raggiungere elevate temperature. Queste elevate temperature purtroppo sono direttamente correlate al materiale che noi andiamo a tagliare, ovvero sul legno avrà un certo tipo di calore, su un laminato ne avrà un altro, quindi ecco, non fatevi traviare dal fattore che vi ho fatto vedere che in velocità eco perde potenza e uno può pensare non sia utile allora il cambio delle velocità. No, ha uno scopo ben preciso, quello di poter modificare la velocità della lama in base al materiale che andiamo a tagliare, così da evitare usure anomale del nostro disco lama. Quindi ora la maggior parte di voi si staranno chiedendo: Massimo, ma me la consigli questa macchina? Non me la consigli? E adesso arriviamo a quello che è il parere di un professionista, e ci sono in questo caso un po' di cose da valutare bene nel caso si voglia acquistare questa macchina. Allontano leggermente la telecamera. Quindi arriviamo al responso finale, su quali sono le cose che voglio lasciare come ultimi riferimenti a chi visiona questa macchina e ipotizza un possibile acquisto. Uno, è pesante, quindi per cui nei costi della macchina, quindi solo della macchina, bisogna aggiungerci, se la si deve trasportare in cantiere e non si ha l'aiuto di un operaio, quindi la si porta da soli, bisogna per forza calcolare un banco o il carrello della gamma GTA della Bosch, che sono tutti compatibili, quelli della serie GTA, per il trasporto. La cosa cambia se invece lo vogliamo tenere in magazzino come fissa, allora lì non c'è da calcolare il costo del banco. Poi, insieme comunque alla macchina, bisogna per forza di cose, se si lavora in cantiere, calcolare a una spesa comunque supplementare di una seconda batteria, che quella consigliabile per poter avere ottime prestazioni e lavorare tanto e bene, ci vuole poco, cioè il minimo insindacabile è quella da 12 ampere, e anche lì sono altre 250 e passa euro da aggiungere al prezzo della macchina. Quindi calcolate che, non essendo tra le più economiche della sua fascia, ci sono comunque delle spese aggiuntive da fare che insomma sono da prendere in considerazione. Ma a parte il discorso costi, ma per qualità di taglio, per precisione, come la si può regolare e tutto, soprattutto per falegnami che hanno in laboratorio o gente che fa tetti e lavori grandi, a mio avviso questo è un ottimo acquisto, davvero un ottimo acquisto. Non idoneo per i parchettisti, perché mentre è buona sì per troncare il listello di parquet, è ottima per troncare il listello di parquet, non ci permette comunque di ancorare in maniera sicura per sfilare anche piccole tavole di parquet. Mettiamo che sia l'imparquet, non abbiamo modo di ancorare in maniera sicura e poterla sfilare, o se no abbinarla, come a volte io faccio, abbinarla a un banco sega, dove il banco sega lo sfrutto per sfilare le tavole sia che siano piccole o grandi, quindi che siano plance, e uso la troncatrice per troncare. In quel caso, nella posa di plance eccetera, questo è un toccasana, perché il banco sega in larghezza, quando ci troviamo plance anche tipo queste, che questo è un vinile, sul banco sega tagliare tutta questa lunghezza in maniera veloce e rapida è un po' macchinoso, mentre qui abbiamo la comodità di prendere e anche su plance molto larghe in un colpo solo tagliare e segare. Quindi in abbinamento con un banco sega diventa ultra operativo anche per un parchettista. Però ce la vedo tanto anche e soprattutto per falegnami e lavori diciamo importanti, grossi, non per quelli di minuteria. Grazie alla sua qualità costruttiva, quindi per cui io mi sento di consigliarla un po' a tutti tranne proprio qualche fascia. Poi parliamo di batteria o non batteria, perché c'è la sua sorella che ha il discorso di imitazione a cavo diretta. Questa è una grossa, a mio avviso, cosa importante da valutare, molto importante. Tolgo la batteria, che mi sento più sicuro quando è scollegata. Parliamo di Bluetooth. Questo è un Bluetooth Wi-Fi. Purtroppo il Bluetooth Wi-Fi ha una grossa pecca, interferisce
con le sue onde radio sui sistemi sanitari, pacemaker, attrezzature mediche, quindi per cui in alcuni ambienti, in alcuni contesti di lavoro, questa macchina così com'è non può essere utilizzata, perché lei sfrutta comunque il suo Bluetooth Wi-Fi per comunicare all'aspirapolvere che si sta per accendere, l'aspirapolvere sente che si sta per accendere e in simbiosi parte e aspira e inizia ad aspirare. Se sono in un ambiente medico o comunque con qualche apparecchiatura che il Bluetooth può influire negativamente su quell'apparecchiatura, capite bene che non lo posso usare. Quindi, come ho dovuto fare io adesso, tutte le volte prima di andare a tagliare devo andare ad accendere l'aspirapolvere. Quindi aver comprato poi un aspirapolvere che ha sì la capacità di interconnettersi ma non poterla usare ovunque, questo è un difetto secondo me, cosa che invece quella a cavo non ci dà, perché quella a cavo, non avendo né Bluetooth né Wi-Fi, non ha questo tipo di problema. Quindi per cui lo metto già adesso come suggerimento a Bosch, poi forse lo ribadisco nei suggerimenti finali, però sarebbe ottimo se Bosch potesse prendere questa batteria e la svincolasse dal discorso batteria, ovvero mi fa un supporto con la stessa forma, con lo stesso attacco della batteria, quindi con dentro invece che le batterie un trasformatore, che lo collego e lo collego alla presa di corrente, in modo che collegandolo alla presa di corrente lo posso collegare all'aspiratore, quindi per cui elimino il problema Wi-Fi e posso usufruire della macchina nella sua totalità, perché questa è ottima là dove io non ho la corrente, sono in aperta campagna, sono in un cantiere dove la corrente non è ancora stata allacciata, però là dove invece poi ho la possibilità di avere la corrente, è un peccato che io rimanga vincolato alle batterie. Questa poi a batteria sarebbe davvero preferibile a quella a cavo, perché quella a cavo non puoi farla diventare a batteria, viceversa si può rendere davvero versatile questa macchina con quel discorso lì di poterla utilizzare sia in un modo che nell'altro. Detto questo, sul discorso a batteria e non a batteria, quindi chi guarda questa macchina pensi anche al modello a cavo, e per quanto riguarda il mio responsor finale è davvero una gran bella macchina, senza peli sulla lingua, senza voler fare la marchetta a Bosch eccetera, ma proprio parere sincero, ha una stabilità, come avete visto i pezzi non vibrano, una pulizia di taglio, una sicurezza sotto quel profilo lì altissima, con dei piccoli difetti che poi quando vedrete i piccoli difetti, quelli che elencherò, nei miei consigli per gli ingegneri Bosch. Però ecco, per quello che invece riguarda il discorso hobbisti o professionisti, io la consiglio assolutamente questa macchina qua. Poi decidete voi se la volete a batteria o la volete a filo. Per me è davvero un ottimo acquisto. E un'altra cosa molto importante è: non guardatela come una macchina che sia praticamente riservata a un solo utilizzo professionale. Anche se siete persone che fanno hobby, non barattate la sicurezza per cose economiche. Quindi andate sempre su una certa fascia di qualità di prodotto per lavorare anche nel vostro piccolo box, nel vostro piccolo laboratorio in assoluta sicurezza. Quindi questa è una macchina che se uno vuol fare dentro il suo giardino eccetera grossi lavori, questa è una macchina che io consiglio anche a gente che pratica hobby. Perché? Perché ha dei canoni di sicurezza comunque davvero elevati. E ripeto, tutti gli hobbisti dovrebbero mirare ad avere macchine di questo tipo di qualità. Per questo non faccio distinzione fra professionista e hobbista, perché c'è il discorso sicurezza, e quindi secondo me vale sia per l'uno che per l'altro. Avere macchine come questa, ragazzi, vi mette le mani al sicuro, vi risparmia un sacco di problemi. Quindi la macchina, valutazione finale, su una scala da 1 a 10 direi 8,5. Non gli do 9, non gli do 10 e lo vediamo
adesso che vi lascio ai consigli che io do agli ingegneri Bosch. E ora i miei consigli agli ingegneri Bosch per migliorare e rendere più unica e speciale questa macchina. Questa completamente ribaltata, abbiamo ancora uno spazio di 2 cm prima che tocchi la battuta fissa, quindi abbiamo tutto questo spazio libero. Questo cosa significa? Significa che questo può essere alzato di 2 cm, quindi avere questa battuta qua più alta di 2 cm. Perché è importante avere una battuta più alta? Quando la lama taglia fa questo tipo di senso di rotazione, cioè mangia e tende a dare questa forza a sollevare il pezzo. Con una battuta così bassa mi fa da perno. Capite che è agevolato, cioè offre troppa poca tenuta sulla spalla. 2 cm in più farebbero tanta differenza, avere altri 2 cm che impediscano questo ribaltamento. Vedete anche solo tenendolo con le mani come faccio più fatica a fare questo movimento, tende quasi a scappare fuori. Quindi per cui fare questa battuta più alta di 2 cm, onde evitare questa leva. E questo per la sicurezza secondo me sarebbe una cosa da fare al più presto, cioè questo è quello che io reputo un piccolo difetto di questa macchina qua, battute troppo basse. È vero che vanno bloccati i pezzi eccetera, messi con il suo bloccapezzi, ma quando si lavora e si lavora tanto non sempre si mette il fermo, e questo secondo me è un difetto, o se no dare una forma diversa. Secondo, oltre che un po' bassa, allargarla di anche 3-4 mm, non tanto, poca roba, per un semplice discorso, perché questo conclude il taglio quando è a fine corsa. Questo implica che per essere sicuri di aver tagliato il pezzo io ho bisogno che la macchina picchi contro, cioè qui finisce il taglio, mentre invece sarebbe buono che il pezzo fosse tagliato un secondo prima, un pochissimo prima che arrivi a battere. Questo farebbe sì che nei tagli ripetuti il fatto di vedere che il pezzo è tagliato prima della botta finale mi evita proprio poi, man mano che la si usa la macchina, uno non arriva più a fine corsa, ma si ferma giusto quell'attimo prima senza dare questo contraccolpo alla macchina. Questo non è un difetto, è solo una peculiarità in più, per dire, se la volete includere nelle possibili upgrade della macchina. Poi, che io reputo migliorabile nelle guide, sono questa forma qua. Sarebbe buono se questo avesse come un pezzo che fa questo gradino, in modo che non ci sia tutto questo spazio. Questo spazio è troppo, e pezzi troppo piccoli, anche se la macchina abbiamo notato che è davvero ferma, io non posso avere nessun tipo di appoggio. Ed è un peccato comunque, per dire, perché oltre ai grossi lavori c'è magari la rifinitura, il dettaglio da fare, così come sono disegnate le guide, non poter offrire un modo per stringere e avvicinare le guide, soprattutto nei tagli dritti, sarebbe una bella cosa poterlo fare, avere qualcosa che mi rende più stretto questa parte qua. Poi parliamo di uno di quelli che io reputo un difetto abbastanza importante di questa macchina. Questi braccetti davvero corti, mobilità davvero scarsa, minima, e non ci vuole tanto per migliorarla. O si prende e si fa un giunto, quindi un'altra parte snodabile qui davanti, che abbia entrambi i morsetti, in modo che io posso sia bloccare il pezzo vicino e sia il pezzo più lontano, così posso bloccare sia il martire per fare i tagli della scanalatura, sia il pezzo che vado a scanalare, e con questo snodo posso anche avvicinarmi molto di più al pezzo, posso andare a bloccare bene
con un perno anche qua, anche il pezzo corto, anche il pezzo stretto, lavorando in sicurezza, perché così come è concepito secondo me è davvero poco utile, e siccome la sicurezza è importante, questo è un dato che secondo me i Bosch dovrebbero prendere subito dei provvedimenti. E tra virgolette, anche qua probabilmente mi dovrete pagare per questo suggerimento, sarebbe buono se questo avesse un sistema a croce, ed è quello che immaginate che questo sia questo qui diventi questo qua, quindi lo si può fare più lungo dell'originale. Questo è lungo 16 cm, ma il buono è che se lo facciamo più lungo, facciamo finta che sia lungo così, intorno ai 20 cm, sarebbe buono se potesse, oltre che fare questo movimento, potesse fare anche questo movimento, quindi da così che si possa ribaltare così, perché ribaltandosi così io posso prendere e bloccare i pezzi qua, quindi basterebbe un semplice snodo qui per prendere e bloccare anche i pezzi in lavorazione in questa maniera qua. Potete dare un morsetto, un bloccapezzi, che allora avrebbe davvero un'azione fondamentale nel lavoro, cioè questo è uno di quei pezzi che, se realizzato con criterio e con cervello, può offrire una sicurezza ineguagliabile, e a mio avviso macchine soprattutto di una certa qualità, di un certo tipo, che si professano come professionali, dovrebbero guardare certi dettagli e dare la possibilità, perché ho detto prima che queste macchine le consiglio anche a quelli che fanno hobby per il discorso di sicurezza. Ecco, questo va un po' a togliere credibilità a quello che avevo appena affermato prima, perché questo non è un metodo sicuro e completo per bloccare i pezzi in lavorazione. Tra virgolette, visto il costo, non sarebbe cosa brutta che in dotazione ne forniste due invece che uno, perché mentre blocco questo potrei anche bloccare il pezzo in uscita. Altro piccolo suggerimento: queste prolunghe, anche se la blocco, a questo gioco qua, sarebbe sufficiente un pomello o dei piedini regolabili, in modo che lo calibro, lo svito e faccio in modo che questo non si muova più. Perché mi interessa che non si muova nemmeno di 1 millimetro? Perché quando taglio gli zoccolini, calcolate che questo è molto lungo, fa un certo gioco, fa un certo peso, e questo gioco, questo leggero movimento, mi fa sì che il taglio qua non sia più dritto a 90 gradi, quindi per cui mi serve che queste prolunghe, quando taglio gli zoccolini, siano assolutamente ferme, se no mi danno il rischio di fare questo gioco sia da una parte che sia da questa parte. Devono essere assolutamente fermi, in modo che io poi con un dito solo tengo lo zoccolino fermo, ma non risento di tutto il peso della lunghezza dello zoccolino. Perché? Perché è ben sostenuto dalla prolunga, e magari a me mi occorre di fare lo spigolo sulla punta, quindi per cui ho tutto lo zoccolino fuori, quindi ha un certo peso, facilmente tende a fare questo movimento e tende a premere su questo qua, quindi fare in modo di avere un piedino regolabile, quindi il poterlo regolare a seconda del piano sul quale è appoggiata la troncatrice. Altro suggerimento per quanto riguarda l'aspirazione, che abbiamo visto che non è malvagia, ma non è nemmeno perfetta né ottimale. Quello che proprio a me non piace è il fattore che, così come è rigido, mi picchia contro il pezzo e tende a spostarlo. D'inverno poi la gomma è ancora più rigida, forse d'estate offre anche meno resistenza. Quindi o si praticano tanti tagli, fare tante linguette, in modo che già si piegano più facilmente, e scegliere magari una gomma più morbida, perché anche qua si parla sempre di sicurezza. Un pezzo di gomma che va a urtare contro il pezzo che andiamo a tagliare va a togliere parte della sicurezza in quello che facciamo. Se no, nella sua capacità massima di taglio, fare il beccuccio come questo, ma che passi sopra il pezzo, quindi senza questa parte qua, senza la parte inferiore, e magari fare un buchettone largo qua con un doppio tubo che si collega sempre qua, tanto questo è fisso e qui non c'è
non c'è niente che va a inficiare, questo è tutto spazio libero, utilizzabile dalla troncatrice. Quindi anche solo un grosso cono largo, in modo da poter convogliare le polveri, quindi fare proprio un raccoglitore in basso qua che va da lui a convogliare le polveri, con un tubo che va a allacciarsi al resto del meccanismo. Anche se so che su questo tipo di macchine trovare il compromesso giusto, preciso per dare una buona aspirazione è sempre stato complicato, cioè queste macchine sono nate polverose, però ecco, proverei a ingegnarmi un po' di più sul sistema di aspirazione. Ho messo un pezzo di polistirolo perché comunque non andiamo a rovinare la macchina. Avere questo in plastica direi che non è il massimo della vita. Qui una piccola pecca. Questo è l'incastro delle tacche di precisione, quindi man mano che spostiamo la macchina andrà a incastrarsi, e questa parte qui è la parte che blocca dentro i denti. Nelle macchine appunto che ho io è tutta in metallo, quindi avrei preferito 100 grammi in più di peso, ma questo non in plastica. Sarà sicuramente un'ottima plastica, sicuramente durerà molto, però questa io trovo che sia una pecca. Poi non sto a ribadirlo perché l'ho detto durante il video, il discorso che si può svincolare la macchina esclusivamente con batteria, ma poterla utilizzare anche con l'alimentazione a cavo, facendo appunto un trasformatore con l'attacco delle batterie, oltre che al discorso Bluetooth dove si può usare e non si può usare. Per giunta uno che non ha i soldi per comprarsi una batteria da 12 ampere eccetera, comunque con il cavo, alimentazione a cavo, può sfruttare tutti i 2000 watt di potenza che questa macchina offre, perché avete visto che con batterie più scarse o più basse questi 2000 watt non sono reali, sono direttamente proporzionali alla batteria che andiamo a mettere sotto. Poterlo rendere utilizzabile anche a filo proprio la rende versatile al 1000x1000, cioè è una macchina che probabilmente, se fate quella stessa cosa che vi ho detto io, probabilmente è una macchina che poi va a ruba solo per questa comodità. Poi questa è un'osservazione, prendetela un po' così, questa è indirizzata non agli ingegneri ma ai commercianti Bosch. È una macchina che comunque è tra le più costose della sua gamma in questo momento, quindi per cui che mi arrivi senza il blocco per i tagli ripetuti, che è un lamierino, sarà un pezzo di ferro, un pezzo di lamiera che ruota, non includere nella confezione una squadretta di precisione, fate anche quelle di plexiglass da 0,10 centesimi, che visto che non arriva comunque perfetta, con 10 centesimi mi date la squadretta per fare tutte le mie regolazioni. Queste sono quelle piccole cose che però chi compra la macchina poi le guarda e dice per una squadretta si sono persi e non me l'hanno messa dentro. Ecco, questi sono piccoli dettagli che arricchiscono il packaging, lo rendono più contento un cliente. Ai miei iscritti finisco con il valutate bene quello che vi ho detto su questa macchina e sull'affidabilità che dovete cercare nelle macchine che scegliete per il vostro laboratorio, e quindi il mio consiglio proprio spassionato di non scendere sotto un certo tipo di qualità. E se la Bosch mi farà la gentile concessione di lasciarmi la macchina, in futuro, dopo numerosi lavori e numerosi test sul campo, vi farò una seconda recensione sulla quale vi dirò a distanza di tempo come mi sono trovato, se ho trovato ulteriori pregi o, se vogliamo, anche ulteriori difetti. E quindi se mi rimane la macchina ci sarà un proseguo, se no per quanto riguarda penso la recensione di questa macchina io la concluderò qua. Questo invece è per la conclusione che ho per gli ingegneri e la ditta Bosch Professional. Innanzitutto grazie davvero di tutto cuore per avermi selezionato e avermi dato l'opportunità comunque di provarla questa macchina. Al di là del fatto che poi mi rimanga o meno, è stato un vero piacere, anche se c'è stato parecchio lavoro e la lunghezza del video parla da sola. Sono comunque davvero contento di questa macchina. Devo dire che avete fatto davvero un ottimo lavoro, anche se appunto attraverso i consigli, come tutte le cose, si possono migliorare. Non sapendo
appunto se mi lascerete o meno questa macchina. Se me la lascerete io vi dico grazie infinite 10.000 volte, perché avere una macchina donata così di questo calibro è qualcosa che è davvero forte, davvero importante, davvero speciale. Qualora invece voi decideste di non lasciarmi la macchina e ritirarla, il piacere di avervi comunque dato questo servizio rimane. E diciamo così, se proprio magari volete ringraziarmi delle lunghe ore di studio e di lavorazione su questa macchina qua, e quindi fare poi la recensione che ha portato via tanto tempo e tante energie, se mi ritirate questa e magari mi volete, come per dire, premiare dello sforzo fatto e mi volete regalare la Bosch 0601 B19 200 GCM 8 SDE Professional, quella da 1600 watt, e io vi ringrazio lo stesso. Ovviamente è una mezza battuta, mezza perché comunque non mi dispiacerebbe, ma al di là delle battute e del resto devo farvi comunque i complimenti per aver realizzato un'ottima macchina, e devo farvi i complimenti per aver messo comunque a disposizione a molte persone il poterla testare, che è una cosa non da poco distribuire macchine random di questo tipo, di costo, free per molte persone, quindi per cui penso che il vostro sforzo sia assolutamente da sottolineare e da ammirare. E con questo lascio voi e i miei appassionati del legno con la mia solita frase di rito: ci vediamo alla prossima. Ciao appassionati. E anche per ringraziarvi dell'enorme onore e privilegio che mi avete dato concedendomi la possibilità di recensire questa macchina, lo esprimo anche lasciandovi una chicca che probabilmente nessuno vi lascerà mai in nessuna recensione, ovvero quella che una volta a noi artigiani, quando compravamo le macchine troncatrici, nel manuale d'uso c'era una cosa che adesso non si trova più, che è sparita, però era bello trovarla nei manuali d'uso, cioè c'era sempre nella parte finale del manuale una sezione con i tagli nelle varie angolazioni e con quelle specifiche angolazioni quali disegni si potevano ottenere: esagono, pentagono, quadrato, perché un artigiano eccetera lo sa, perché ci sono i 22,5 come gradi sulla macchina, sulla troncatrice. Quelli che fanno hobby dicono boh, che strana angolazione, non ci pensano che magari 22,5 stranamente è l'esatta metà del 45 gradi. Quindi sono quelle piccole cose che una volta si trovavano nel manuale delle troncatrici, cioè gli angoli di taglio e le geometrie che si potevano tirare fuori. Quindi sarebbe carino, come per dire, una marcia in più sul vostro manuale se ci fosse questo ritorno al passato e riprendere quella sezione, quelle 2 paginette, ma secondo me belle e utili, in cui ci sono i tagli con i diversi gradi. E questa è un'altra piccola, tra virgolette, proprio chicca che vi lascio, sempre per esprimere il mio grazie sentito per aver avuto la possibilità di parlare di questa macchina.